Buongiorno a tutti e bentornati sul nostro canale Mouse to Lounge. Oggi proficua giornata di shopping, utile per potervi presentare alcune novità che verranno presentate alla Fiera del Vapitoli 2023 a Verona. Un nuovo cotone di Titanium Fiber, dei Drip Tip di Black Star, la nuova serie di liquidi The Moon Club, realizzati in collaborazione tra The Vaping Gentleman Club e Moonshine, ma ne parleremo meglio nei nostri gruppi. I nuovi fili di The Vaping Gentleman Club realizzati in collaborazione con Suprema Ratio, una sleeve per il Drip Tip 21 di The Vaping Gentleman Club realizzata in collaborazione con Solomon, delle normalissime coil Aspire 07 Mesh, una nuova linea di aromi di tabacco organico realizzata da The Vaping Gentleman Club in collaborazione con Scolari, che debutta nel nuovo formato 10x10. E il pezzo forte della mia piccola spesa, che è il nuovo Millennium Game Changer, accompagnato dal suo Nano Kit. Ora concentriamoci sul nuovo arrivato di casa The Vaping Gentleman Club. Si tratta di un atomizzatore a testine. Il nuovo Millennium arriva in una griffatissima scatola di cartone, nella parte posteriore i riferimenti del modder, all'interno un dettagliato manuale uso e manutenzione multilingua, mentre sotto la protezione andremo a trovare il nostro atomizzatore. Nella dotazione troveremo anche un tank di ricambio in PCTG che ha delle caratteristiche di resistenza decisamente superiori al normale policarbonato, ma soprattutto un grado di trasparenza che è simile a quella del vetro. Oltre a questo troviamo un attrezzo per smontare la parte inferiore del deck, che poi andremo a vedere come va utilizzato, mentre nel fondo della scatola troveremo una bustina contenente degli O-ring di ricambio. L'atomizzatore si presenta in questo modo. La qualità costruttiva è veramente molto elevata ed è paragonabile in tutto e per tutto a quella del Millennium RTA, anche perché è fondamentalmente realizzato dalla stessa mano. Monta lo stesso Drip Tip 21, ormai classico degli atomizzatori di casa The Vaping Gentleman Club. Ha una serie di lavorazioni sul top cap che ricordano l'estetica del Millennium. Nella parte bassa avremo ben 3 dissipatori molto profondi che servono per dare un adeguato raffreddamento alla coil. Alla base del deck avremo una ghiera di regolazione dell'aria, ghiera che fondamentalmente è ereditata dal Millennium RTA e che pertanto offre ben 6 fori di regolazione da 0,8 mm fino a 1,8 mm. Nella parte inferiore troveremo invece il seriale, il logo dell'atomizzatore e il marchio CE. Andiamo ad aprire l'atomizzatore, in questo caso non essendoci la coil si stappa senza alcun tipo di problema, e scopriremo una delle caratteristiche principali di questo atomizzatore, ossia la campana. Campana ovviamente che è molto piccola ed è di forma conica e che serve per generare quella serie di turbolenze che vanno ad amplificare la resa aromatica dell'atomizzatore. Il deck ha invece una particolare lavorazione concava che ha lo scopo di convogliare tutto il liquido fino all'ultima goccia verso il cotone della coil, in modo tale da poter essere consumato totalmente senza lasciare residui di liquido all'interno del tank. I profondi dissipatori ovviamente, come ho già detto prima, non hanno solamente una funzione estetica, ma hanno proprio lo scopo di dover raffreddare la coil e quindi aumentarne sia la durata che la resa aromatica. E l'ultimo aspetto non meno importante dell'atomizzatore è alla base del deck che si svita con questo attrezzo. Ed è un sistema che oltre a fungere da adattatore per la coil, ha la caratteristica di convogliare il giro d'aria all'interno dell'atomizzatore attraverso un complesso sistema di canali venturi, con lo scopo di rendere il tiro più fluido e con il tipico contrasto che ha reso celebre il Millennium. Questo inserto è dotato di un O-ring nella parte finale, componente per il quale vi chiedo di fare attenzione, in quanto potrebbe agevolmente muoversi e fuoriuscire durante le operazioni di lavaggio o smontaggio. Ad ogni modo, a meno che non vogliate eseguire un'operazione di lavaggio approfondita, non è mai necessario dover smontare questa parte. Una volta rimontato ovviamente consiglio di serrarla con forza, per andare poi a rimontarlo con il resto dell'atomizzatore. Oltre all'aspetto estetico, anche le dimensioni rispetto al Millennium RTA sono state mantenute praticamente identiche. L'atomizzatore infatti misura 44 mm esattamente come il Millennium rigenerabile che è questo. Per gli amanti degli atomizzatori di piccole dimensioni ovviamente è disponibile anche il kit nano.
kit nano che è composto dal tank in vetro, come ricambio anche in questo caso il tank in PCTG, e un drip tip opzionale appositamente studiato per questa configurazione. In questo caso l'atomizzatore diventerà di circa 39 mm e di circa 35.5 al top cap, che è più o meno la stessa altezza del Millennium RTA Nano. Nella versione Nano questa piccola protuberanza sotto l'attacco del drip tip serve appunto per recuperare un po' di lunghezza dal termine della campana all'entrata del drip tip, campana che ovviamente avrà un cammino più corto ma della stessa identica forma di quella precedente. Ora vado a prendere una normalissima coil Nautilus. Ora vado a bagnare la coil con qualche goccia del nuovo aroma American della serie Smart Leaf. Vado ad avvitare la coil nel deck dell'atomizzatore. Prendo il tank, in questo caso utilizzerò quello standard, che ha una capienza di circa 4 ml. Il refill viene fatto dal basso. E vado a montare l'atomizzatore. E il nostro Millennium Game Changer è pronto per essere utilizzato. Prima delle dovute conclusioni, breve parentesi per quanto riguarda la nuova linea di aromi. La linea Smart Leaf si compone da 3 differenti aromi tabaccosi organici. Il primo è un American Blend, il Virginia e il Latakia. Caratteristica principale di questi aromi sono ovviamente il formato, che è il 10x10, che è un formato che in questo periodo sta generando un notevole interesse da parte di tutti i produttori. È interessante perché consente ai neofiti di utilizzare un formato che tutto sommato è un po' più grande rispetto ai classici 10 ml pronti, ed è altrettanto interessante per gli utenti esperti perché consente di poter acquistare una serie di aromi senza investire in litri e litri di vasi, con il rischio di lasciarli inutilizzati a lungo. Caratteristica particolare di questi nuovi aromi sono le procedure di estrazione. In questo caso si tratta di aromi realizzati con più di una procedura. Nello specifico sono state utilizzate sia estrazioni a caldo, sia macerazioni e sia processi di distillazione. Questo ha consentito di ibridare tutte le varie procedure utilizzate in modo tale da arrivare a un risultato che sia quanto più vicino possibile a un normale estratto, e con un grado di pulizia che consente di superare agevolmente i 20 ml su un atomizzatore rigenerabile e i 30 su un atomizzatore a testine. Oltre a questi aromi nel tempo se ne aggiungeranno altri e molto probabilmente arriveranno anche i classici formati da 20x40. Tornando invece al nostro atomizzatore, vorrei soffermarmi sulla scelta di averlo chiamato Millennium. E ricordiamo che il Millennium è uno degli atomizzatori high-end più venduti al mondo negli ultimi anni, e quindi affiancare lo stesso nome a un atomizzatore a testine è una grande responsabilità. Tuttavia l'intento del produttore era proprio questo, ossia trasferire il tipo di esperienza e di soddisfazione del Millennium rigenerabile, quindi l'RTA, in un atomizzatore a testine, quindi un atomizzatore accessibile, semplice nell'utilizzo e adeguato all'uso quotidiano, soprattutto per gli amanti degli aromi puliti di ultimissima generazione. Pertanto l'atomizzatore è in grado di trasferire le stesse sensazioni a livello di tiro, contrasto e soddisfazione che si possono trovare nel Millennium RTA, a partire dal design che mantiene un certo family feeling, ma soprattutto grazie alla similitudine di un airflow che ricalca gli stessi concetti. Anche lo studio della campana ovviamente ha portato i suoi frutti, e in questo vi devo dire che a livello di resa è in assoluto quella che più si avvicina alla resa di un atomizzatore rigenerabile di medio-alto livello, ed è fondamentalmente un atomizzatore dedicato agli utilizzatori dei famosi tabacchi organici puliti o comunque di ultima generazione che stanno in questo momento spopolando sul mercato. Ora vi mostro un'ultima chicca. Ho acquistato anche la sleeve realizzata dal modder Solomon per il Drip Tip 21. Essendo legno naturale ovviamente sono tutti differenti l'uno dall'altro. Io ho scelto quello di radica di Amboina
e credo che l'effetto su questo Millennium sia veramente notevole. Trovo l'atomizzatore molto bello anche su un tubo meccanico, in questo caso è un tubo di Gus, piuttosto che sulla mia SDAPM Moz che è una piccola SBS da 22 mm. Concludendo direi che ho un ottimo prodotto, finalmente un prodotto high-end dedicato al mondo delle testine, prodotto che ovviamente è perfettamente in linea con quelle che sono le ultime tendenze del mercato. Il prezzo è di 99 euro. Io l'ho intercettato in questi giorni in negozio, ma sarà disponibile già presso il Vapitali a Verona e ovviamente sarà disponibile anche online subito dopo la fiera. Non mi resta che ringraziarvi per la visione, vi ricordo di iscrivervi sui nostri social e arrivederci al prossimo video. Ciao!